Grazie, grazie, grazie ai miei amici, quelli veri, quelli che sanno che mi occupo di disgrafie, che faccio dei corsi per bambini, per ragazzi, ma anche per qualche adulto che ha problemi di disortografia o di disgrafia e quindi quando trova qualcosa di interessante me lo, me lo regala addirittura, lo regala più che altro a questi bambini. Quindi oggi vi parlo di quaderni didattici educativi per la scrittura per i bambini, ma non solo per loro. Diciamo da una parte per i bambini anche chiamiamoli normodotati, con questo brutto termine, che hanno solo bisogno di imparare a scrivere un po' più correttamente, oppure anche ai più piccoli, ai quali si vuole dare già in mano uno strumento di scrittura per imparare le cose basilari, i segni basilari, ma soprattutto per coloro che invece hanno bisogno di ordinare, di mettere a punto la propria grafia. Sono 4 quaderni prodotti dalla Groove Calligraphy, l'edizione è quella del 2005. Sul retro c'è la mission, diciamo, gli obiettivi che si prefigge questo editore, che evidentemente è un'associazione, non solo un editore. E con me ho 4 quaderni, uno dedicato all'alfabeto, l'altro ai numeri, uno ai disegni e l'altro all'alfabeto corsivo. Qual è la caratteristica di questi quaderni? Che sono riscrivibili. Sono dei quaderni didattici con una carta che assomiglia al tatto quasi ad una gomma, ad una plastica, sembra un foglio plasticato per l'appunto, sui quali con una penna che viene fornita nel kit insieme al quaderno e a 4 refill che sono contenuti nella confezione, evidentemente di un inchiostro particolare, una volta che andiamo a scrivere, l'inchiostro poi dopo un po' sparisce, una sorta di inchiostro simpatico. I quaderni hanno come altra caratteristica quella di possedere delle solcature, dei solchi guida all'interno dei quali far scorrere, educare la mano del bambino. La penna, oltretutto, che viene fornita, ha anche una guida colorata, vedete, una gomma la quale si innesta nella penna e serve proprio per guidare la prensione delle dita. È un modo un po' anche così simpatico di far giocare i bambini, facendoli familiarizzare con la corretta impugnatura a pollice e indice della penna, cose che per tutti noi sembrano normali, basilari e acquisite a priori, e invece non è così per tutti. Qualcuno si sceglierà il colore giallo, qualcuno quello rosa, chi il pesciolino, chi l'uccellino, insomma è un modo per invogliarli e coinvolgerli, e devo dire che la cosa senza dubbio è efficace, perché sapete come sono i nostri piccoli. Dicevo, dei quaderni che hanno una rigatura guida, quindi vale per i numeri, vale per i disegni, quindi per gli ornamenti, e tanto più per le lettere, cominciando dall'alfabeto maiuscolo, quello minuscolo, e come vedete si scrive all'interno di questi solchi e il tratto è ben evidente perché l'inchiostro si deposita e resta lì. Ma se per dire all'indomani o una mezz'oretta dopo vogliamo fare lo stesso esercizio con un altro allievo, troveremo la pagina completamente bianca. Per ogni lettera, come vedete, ci sono i segni e i numeri che guidano anche. Prima si fa un tratto discendente, nel caso dell'A, poi il secondo tratto discendente e poi quello trasversale. E così per invece quella minuscola. Insomma, lo ritengo abbastanza completo. Va comunque sottolineato il fatto che scrivere in questi solchi non è poi così intuitivo come sembrerebbe, e cioè ho scoperto che è altrettanto importante coniugare o comunque abbinare all'utilizzo di questi quaderni anche il foglio libero, perché la guida, che ecco come vedete sono andato storto persino io, non è sempre, non è un canale così efficace è una guida, ma talvolta si può andare anche fuori strada. Ho fatto partire il cronometro e come vedete le A che avevo tracciato precedentemente sono già
sparite quasi del tutto, quindi posso andare a utilizzarlo nuovamente segnando quindi una nuova lettera con l'inchiostro della penna. Grazie cara amica che hai pensato a me e ai piccoli che seguo con questo gradito regalo che è stato davvero gradito e lo ritengo anche un buon strumento educativo. Ci sono delle favole, delle storie all'interno che servono ancora una volta per invogliare e soprattutto catturare l'interesse dei nostri piccoli. E a voi tutti amici grazie e alla prossima!